Al centro di tutto questo c'è una cosa sola, il capitale transnazionale, che non è un singolo soggetto, ma una rete fatta di banche, istituzioni, famiglie finanziarie e centri di coordinamento che bypassano i confini nazionali. E questo centro muove il credito, muove la liquidità e trasforma i cicli economici in strumenti di potere. È questo che dobbiamo analizzare, è questo che dobbiamo comprendere per capire effettivamente come vanno le cose. E quindi partiamo dal primo punto, i player coinvolti. Perché la storia comincia proprio da qui. Comincia da un sistema che non è neutrale e non è neanche naturale. Parte da questo capitale sovranazionale, il capitale transnazionale appunto, che usa le banche, i mercati, le regole e soprattutto segnali per orientare l'intero mondo economico. Sotto di lui ci sono i governi nazionali, appunto le banche centrali, le banche commerciali e infine ci siamo noi, le persone comuni. Noi vediamo solo il risultato di questi movimenti, quindi i prezzi sui mercati, i tassi, i crolli e i grandi boom. Tutto questo processo si muove tramite segnali che vanno dall'alto verso il basso e feedback che vanno dal basso verso l'alto. Quindi, esempio pratico, i tassi sono X. Questo è il segnale che viene mandato. Le banche commerciali, il mondo finanziario si adegua a questo segnale, l'economia si muove quindi in un certo modo. Noi, persone comuni, abbiamo come feedback inflazione, per esempio, o spinta deflazionistica, al contrario. Ecco, questo feedback torna verso l'alto. Ricevono il segnale e agiscono di conseguenza. Questo è in breve il funzionamento del sistema mondiale. E non sto parlando di teoria del complotto, ma di come funziona realmente la finanza globale. E ne ho parlato tra l'altro anche in questo video qua, che ti lascio qua sotto nella descrizione. Vallo a vedere perché è estremamente importante. Bene, abbiamo fatto un cappello introduttivo, entriamo nel vivo. Compresi i player coinvolti, dobbiamo vedere come agiscono. E per farlo andiamo a scomodare la crisi che probabilmente tutti conosciamo, cioè quella del 2008. E attento, non ti sto per raccontare la solita storia che tutti raccontano sulla crisi del 2008. Ti sto per mostrare un angolo differente, molto differente. Un angolo che, se compreso, ti permette di anticipare quelle che potrebbero essere appunto le prossime bolle, le prossime grandi crisi. Quindi seguimi fino alla fine perché il discorso sta diventando estremamente caldo. Dopo la seconda guerra mondiale gli Stati Uniti vincono e portano quello che è il loro sistema, ereditato dall'Inghilterra, nel mondo. Nel frattempo però la manifattura americana si sposta verso la Cina, dove costa meno. Quindi la Cina diventa di fatto il bacino produttore dell'intero mondo, dall'altra parte gli Stati Uniti iniziano a esportare il loro nuovo prodotto, cioè il dollaro, i titoli americani e quindi il sistema finanziario americano. È proprio in questo contesto che si prepara la crisi del 2008. Perché il motore della crisi sono ufficialmente quelli che vengono chiamati in gergo i subprime, che sostanzialmente è un prestare denaro a chi non può permettersi di avere un prestito. In altre parole, chi ha avuto problemi nel proprio trascorso a ripagare prestiti tramite canali tradizionali può passare tramite i subprime, che hanno tassi più elevati a fronte di un maggior rischio, perché appunto si tratta di prestare denaro a chi in passato ha avuto già problemi a ripagare quel prestito. E ovviamente se un tuo amico ti chiede soldi ma tu sai che ha avuto problemi a ripagare i prestiti in passato, ovviamente sei un po' più titubante nel prestargli quel denaro. Bene, nel caso finanziario quella titubanza la si esprime con tassi maggiori. Quindi wow, più rendimenti, ma parallelamente anche maggior rischio. E come si va a incastrare tutto questo con il 2008? Beh, si incastra in un modo direi perfetto, perché conosciamo tutti il motore, appunto i subprime, adesso sappiamo anche bene che cosa sono, però ciò che non sappiamo è che il crash del 2008 non è stata una coincidenza, non è stata troppa euforia che poi tac ha fatto esplodere la bolla, no, è stato un crollo indotto. La maggior parte di crisi del passato non sono state casuali, ma sono state indotte, pianificate e portate avanti con una precisione maniacale. Analizziamo quindi il dietro le quinte della crisi del 2008 per comprendere le motivazioni che poi ci portano al prossimo grande crash. Sì, perché i prossimi crolli sono già pianificati. Prima del 2008 dobbiamo fare un passo indietro verso gli anni precedenti, perché come ho detto è un qualcosa che si è preparato. Quindi apriamo la nostra lavagna e andiamo ad analizzare i movimenti uno e per uno. Prima di tutto c'è stata la spinta di Clinton verso l'importanza della prima casa.
ma soprattutto il permettere l'accesso appunto alla prima casa a chi? Alle minoranze etniche. Quindi di fatto, e questo non è razzismo, dare la possibilità a tutte le famiglie, anche quelle con stipendi per esempio più bassi, quindi con capacità economica più bassa, di accedere alla prima casa. Ma come fai a vendere case a persone che non si possono realmente permettere quelle case in determinati centri abitati? Grazie al debito. Questo è il punto 1. Poi c'è il punto 2. E il punto 2 è estremamente interessante. Parliamo dell'abrogazione del Glass-Steagall Act, GSA, nel 1999. Che cosa diceva questo? Sostanzialmente sanciva la separazione tra banche di investimento e banche commerciali tradizionali. Quindi da un lato c'erano le banche, quelle dove andiamo noi a depositare denaro tradizionalmente, che ti facevano appunto funzione di deposito, prelievo, le normali funzioni base delle banche. Dall'altra parte, separate, c'erano le banche di investimento. Questo è ciò che sanciva appunto questo atto. Nel 99, tac, è stato abrogato. Quindi cosa succede? Che banche di investimento e banche commerciali collidono, diventano la stessa cosa. Le banche commerciali possono a quel punto utilizzare il denaro che gli viene depositato per investire, andando ad aumentare quindi drasticamente che cosa? Beh, l'esposizione al rischio. Più rischio e di qua più debito. E infine, terzo punto, futures più aggressivi. I futures sono i contratti derivati, cioè di fatto la possibilità di speculare sul sistema. Ecco, in questo periodo li si è espansi, li si è portati a livelli che precedentemente erano considerati dannosi, pericolosi. Quindi di fatto abbiamo avuto un movimento politico verso la possibilità di dare la casa a chiunque. Come? Aumentando la possibilità di debito e finanziando anche le minoranze, cioè chi aveva più difficoltà effettivamente a pagare quel debito. 2. Abrogazione di un atto che divideva banche di investimento, quindi ad alto rischio, da banche commerciali, facendole collidere all'insaputa di fatto della gente comune. E 3. Futures più aggressivi. Abbiamo quindi tutti gli elementi necessari per costruire la nostra bolla, per costruire il nostro crash del 2008. Ed è qui che entrano in gioco i CDO. Che cos'è un CDO? Beh, è uno strumento finanziario che raggruppa diversi tipi di debito. Immagino come un paniere dentro cui vengono inserite appunto più categorie di debito. Esempio, i mutui, piuttosto che il debito sull'auto, il credito al consumo, quindi le banali carte di credito. Tutto messo insieme in un unico pacchetto, che poi viene venduto ad investitori come obbligazioni strutturate. Quindi io investitore posso comprare un pacchetto obbligazionario che mi dà un determinato rendimento, dentro cui c'è un paniere diversificato di prestiti, dal mutuo più sicuro al prestito ad un business per esempio, piuttosto che un prestito auto, credito al consumo o prestiti più complessi e magari più rischiosi, come per esempio i subprime. E qua ci torniamo tra poco. L'idea è quella di avere un paniere diversificato, un paniere dentro cui ci sono più prestiti, e più prestiti ci sono, più sparpagli il denaro appunto su più prestiti, minore dovrebbe essere il tuo rischio. Perché dico dovrebbe? Perché ad un certo punto, proprio prima della crisi del 2008, ecco che entrano dentro questi CDO anche i nostri subprime, i prestiti concessi a persone che tendenzialmente in passato sono risultate cattivi pagatori e che quindi è più probabile che non ti paghino piuttosto che invece ti paghino. Nessuno sa cosa c'è dentro. Nessuno sa cosa c'è dentro. Io ne ho visti alcuni valutati con la AAA al 65%, che so per certo essere composti al 95% da merda subprime con punteggi FICO sotto 5,50. Se si ritiene un'obbligazione rischiosa da comprare, che fine fa? E va bene. Voi credete che la parcheggiamo nei libri contabili? No. La rimpacchettiamo con un mucchio di merda che non abbiamo venduto e la mettiamo dentro un CDO. Un CDO? Sì, un CDO. Che cos'è? È dove prendiamo un po' di B, doppia B e tripla B che non hanno venduto e le mettiamo una sull'altra. Quando la pila è grande abbastanza, tutta questa roba viene di colpo considerata diversificata. E dopo quelle puttane delle agenzie di rating le assegnano una AAA al 92-93% senza fare domande. Ecco quindi che ci avviciniamo alla nostra bolla. Il mercato si convince che tutto reggerà perché è troppo grande per fallire. La maggior parte di persone, la maggior parte di investitori non ha neanche idea di che cosa ci sia dentro i CDO, perché è un sacco di roba impacchettata e buttata là dentro. Ma ad un certo punto qualcuno inizia a non pagare, i mutui iniziano a saltare e la crisi divampa. Le A, 0. Le B, 0. Le doppie B, 0. Le tripla B, 0. E dopo succede questo. Questo che cos'è? È il nostro mercato immobiliare.
Ora, nella narrativa comune ci hanno spiegato che questa è una bolla. Abbiamo semplicemente toccato il soffitto e boom, la gravità ha fatto il suo. Troppa euforia, tac, il mercato crolla. Certo, ci sono state delle manipolazioni, certo, qualche banca ha impacchettato mutui spazzatura all'interno di CDO complessi, ottenendo quindi un portafoglio diversificato che sembrava a basso rischio, ma che in realtà non era così. Questa è una manipolazione, anzi questa è una truffa. E quando è saltata fuori, tutto è crollato. Attenzione però. Guarda questa foto qui, perché la realtà è un po' diversa da quella che viene raccontata. Questa foto che ti ho mostrato tienila a mente perché ci torniamo tra poco, perché vedi, per alcuni attori questa truffa vera e propria, questa bolla, questo crollo è stato estremamente profittevole. John Paulson, per esempio, ha guadagnato enormemente scommettendo contro il mercato immobiliare. JP Morgan, Jamie Dimon ne sono usciti rafforzati, comprando di fatto pezzi dell'economia americana a palate. Hanno comprato banche che continuavano a fallire, banche inferiori, andando a centralizzare ulteriormente il potere. Ed è proprio su questo che voglio tornare. Ti dimostro questo grafico. La centralizzazione non è arrivata solo in ambito finanziario, ma anche in ambito immobiliare. Come puoi vedere infatti in questa foto, nel 2008, più precisamente a partire dal 2012, milioni di case sono passate dalle famiglie, in grigio chiaro, ai piccoli gruppi commerciali, in grigio scuro, fino poi arrivare ai grandi gruppi e alle banche, quindi tutta la parte poi azzurra, blu. Il collasso del 2008 ha distrutto vite, ma ha anche trasferito ricchezza, centralità, da chi aveva meno, quindi le famiglie, verso chi già aveva tanto, le elite. Andiamo quindi ad analizzare questa foto. Durante la crisi dei pignoramenti 2007-2013, l'attività degli investitori è cresciuta fino a raggiungere, ti leggo bene, il 24% delle transazioni totali nel 2013. In questo periodo, la quota di case di proprietà di investitori a scopo di affitto è passata dal 9 all'11% del totale del mercato. E gli investitori istituzionali, quelli cioè con più di 1000 case, sono emersi proprio in questo periodo. Infatti li vediamo proprio emergere con appunto l'azzurro. In questo periodo prima era praticamente trascurabile, invece da qui iniziano a esplodere, iniziano a crescere. E anche se rappresentano in realtà solo il 2% circa dell'intero mercato immobiliare, prima ne possedevano molto meno. E quindi questo trend di centralizzazione che sta andando avanti, è comunque significativo. Ma non è questo il punto più interessante. Infatti c'è una sorpresa. E la sorpresa qual è? Guardare veramente dietro le quinte. Cioè andare ad analizzare il crollo. Perché abbiamo parlato di player coinvolti, di capitale transnazionale, abbiamo parlato di grossi nomi del settore bancario che non solo non sono usciti impoveriti da questa crisi, ma addirittura più ricchi. Ma com'è possibile? Ecco che qua entriamo nel cuore, nel vivo. E questo, mi raccomando, guardalo bene, fai attenzione, condividi questo video perché è fondamentale comprendere come queste elite giocano. Abbiamo da un lato le elite finanziarie, le banche. Eccole qua. Cosa fanno? Prestano denaro. A chi lo prestano questo denaro? Lo prestano a persone che possono pagare, ma lo prestano anche a cattivi pagatori. Facciamo il simbolo del dollaro sbarrato, vuol dire che è un cattivo pagatore. Invece questo vuol dire che è un buon pagatore. Buon pagatore, cattivo pagatore. Le banche creano... Parlo di banche, in realtà si parla di istituzioni, non necessariamente solo banche, giusto per avere un'idea. Comunque parliamo appunto di istituzioni finanziarie. Ecco, tu immagina, per semplificare che cosa c'è stato dietro la crisi del 2008, abbiamo banche che emettono dei prestiti. Prestiti a chi? A persone che non possono ripagare quel prestito, per esempio per comprare una casa, per esempio quelle famose minoranze di cui abbiamo parlato prima, dopo che Clinton appunto ha aperto il mercato. Quindi ipotizziamo che queste banche prestino per esempio $1 milione. Qui abbiamo la banca che presta $1 milione a una persona che obiettivamente non può ripagare. Il tempo passa, questa persona è un cattivo pagatore, cioè non riesce a ripagare quel prestito e difficilmente riuscirà a pagarlo. La banca sa bene che questo è un cattivo pagatore. Però impacchetta questo prestito, magari un subprime, all'interno di un CDO. Li mette tutti insieme e tac che esce fuori il nostro prodotto diversificato per gli investitori. Gli investitori comprano un prodotto diversificato ad alto rendimento, convinto di comprare un top tier, un prodotto di assoluta qualità. In realtà dentro c'è cacca. Bene, io banca, sono il player coinvolto, il capitale coinvolto, sto prestando denaro ad una persona. Questa persona gli ho prestato $1 milione, io so che lui non può ripagarmi. Impacchetto però il prestito,
lo inserisco nel CDO e lo vado a vendere all'investitore. L'investitore sta comprando questo pacchetto, scommettendo di fatto sul fatto che questa persona riuscirà a pagare. E qui il problema. Il problema è che io ho una banca che mi ha creato un prestito per una persona, questa banca sa che questa persona non ha i soldi per ripagare e che molto probabilmente non ripagherà, ma inserisce questo dentro un pacchetto facendo scommettere gli investitori, le persone, che effettivamente quella persona pagherà. Quindi io sto dicendo: guarda investitore, perché non scommettiamo sul fatto che questa persona pagherà? Ma certo che scommetto, questo prestito magari è attivo da 10 anni, quindi vuol dire che quella persona sta pagando. Ovviamente io investitore non ho un occhio su quello che fa la banca. La banca quindi vuole riprendersi il milione che ha prestato, ma questa persona a cui l'ha prestato non glielo darà quel milione perché non può ripagarlo. Allora cosa fa? Tac, va a prendere altro capitale. E va avanti così, va avanti così, va avanti così finché questi investitori non si moltiplicano, questi prodotti qua non vanno a ruba, gonfiando una bolla, e quando la bolla gonfia esplode? Esplode perché è troppo alta? No, esplode perché la banca adesso ha di qua magari 10 milioni di dollari e non è più interessata a mantenere attivo questo prestito. Quindi dice: Ciccio, sei insolvente, default, fuori dalle palle, e tac, va a pescare la liquidità da qui, perché questi hanno scommesso che la persona sarebbe stata solvente, non è stata solvente, questi soldi spariscono e vanno in tasca alla banca. Ecco dov'è il problema. Il problema è che ti sto truffando vendendoti un prodotto dicendoti: guarda, questo è un prodotto eccezionale, lo compri, io vendo questo prodotto, aumento la mia liquidità, a un certo punto quella persona che non paga non mi serve più, quindi via, cattivo pagatore, fuori dalle balle, prendo i tuoi soldi. Quindi la bolla non è esplosa perché c'era troppa euforia, è esplosa perché non è stato più conveniente per quei player che hanno orchestrato questo gioco. Non era più conveniente tenere in piedi quella bolla. Quando non è più conveniente, tac, la si fa crollare. Ecco la verità dietro il crollo del 2008. Arriviamo quindi all'ultima parte di questo video, le prossime bolle. Perché se abbiamo compreso ciò che è stato e abbiamo compreso che la maggior parte di grosse bolle nel passato arrivano proprio grazie al debito, allora andiamo a guardare quali sono le nuove bolle. Bene, ce ne sono 3. Queste sono le prossime bolle. E prima di vedere quali sono le bolle in questione, ti anticipo già una soluzione. Quella di investire. Per far fronte a quello che succede con la svalutazione dei capitali e far fronte anche a quello che succede durante le bolle, bisogna costruire un portafoglio che comprenda diversi asset. Per farlo puoi usare soluzioni come Mexem. E ti anticipo già che puoi avere un bonus fino a 200 euro in azioni reali se segui gli step che sto per mostrarti. Ma prima, che cos'è Mexem? Mexem è un broker che sto utilizzando ormai da un po' di mesi e con cui mi sto trovando veramente molto bene, sia perché è intuitivo, semplice da utilizzare, ha una panoramica chiara degli investimenti che stai facendo, i dividendi che stanno entrando e soprattutto ha veramente tantissimi strumenti e valute che puoi utilizzare per esporti ai mercati finanziari. Mexem è basato su Interactive Brokers, uno dei broker, se non il broker più conosciuto e più forte al mondo, quindi hai commissioni estremamente vantaggiose, ma per noi italiani anche un servizio ad hoc in italiano che accompagna veramente l'utente nel suo percorso di investimento. Commissioni bassissime e, per chi è fan degli ETF, con il link che ti lascio qua sotto nella descrizione ci danno la possibilità di acquistare oltre 70 ETF Wisdom Tree, se usi il link che trovi qua sotto, totalmente senza commissioni da parte del broker, quindi gratis. Ed eccoci quindi a un ulteriore bonus, quello che ti ho già anticipato prima, fino a 200 euro in azioni reali. Per ottenerlo basta seguire 3 step semplicissimi. 1. Aprire un conto Mexem gratuito. 2. Fare un deposito entro il 30 giugno. E 3. Mandare un'email a commissioni@mexem.com con allegata la ricevuta del primo deposito che hai effettuato. A quel punto, entro il mese successivo, riceverai il tuo bonus fino a 200 euro in azioni reali. Vuol dire che sono azioni che possiedi, che puoi vendere, puoi tenere, trasferirle su un altro portafoglio, insomma fare quello che vuoi. Ed ecco quindi le soglie. Nota importante, il bonus viene calcolato in base alla soglia del primo deposito. Quindi se ne fai 10, conta solo il primo, mi raccomando. E le soglie sono da 500 a 4.999 euro depositati ai 50 euro in azioni, da 5.000 a 24.999 ai 150 euro in azioni e dai 25.000 euro in su
hai 200 euro in azioni. Le azioni che vengono date sono quelle delle magnifiche 7. Quindi puoi ricevere un'azione di Apple, di Nvidia, di Microsoft, di Google, Amazon, Tesla e così via. Qua sotto ti lascio il link, prenditi le tue azioni gratuite e soprattutto fammi sapere come ti trovi con Maxem, perché è pieno zeppo di strumenti su cui posso investire che quindi posso utilizzare per avere un portafoglio ben diversificato e pronto a resistere alle bolle. E a proposito di bolle, queste sono le prossime bolle, che sono lì, in preparazione, finché qualcuno non decide che è più conveniente farle esplodere piuttosto che tenerle in piedi. La prima, quella del private credit. Cos'è il private credit? Beh, sostanzialmente come un mutuo, che però non viene dato da una banca, ma viene dato da un fondo. C'è un grande contenitore di denaro che viene prestato ad un tasso di interesse elevato a business, per esempio. Come funziona? Immagina che arrivi un tuo amico e ti chieda, 10 euro per aprire un chiosco. Tu dici, ok, ti do 10 euro, però tu il prossimo anno me ne dai 12. Perfetto, patto fatto. Se il tuo amico apre il chiosco e inizia a vendere, ti ridai i tuoi 12, altrimenti chiude. Questo è un normalissimo prestito. Bene, ora tu immagina che dopo un anno fai questo prestito, ti ritornano 12, arrivano altri amici e dicono, ma visto che tu sei bravo, io ti do i miei soldi e tu quei soldi li vai a prestare a altri tuoi amici. E quindi a quel punto tu diventi un fondo, un contenitore che riceve denaro di terzi, lo presta ad attività, gli torna indietro un interesse, tiene una parte di quell'interesse e il resto lo distribuisce, quindi lo ridà a chi ti ha dato il denaro. Funziona così. Questo è il private credit, perché non possiedi il business, ma hai solo prestato del denaro a quel business. Il private equity è uguale, solo che non stai prestando denaro, ma stai acquistando a prezzo scontato delle equity, delle azioni di quella società lì, che sia quotata in borsa o meno. Comunque stai entrando con capitale all'interno di quella società lì. Quindi se fallisce, tu hai tecnicamente perduto il tuo investimento, cioè i soldi che hai prestato, ma possiedi delle quote di quella società. Qual è però il problema principale di private credit e private equity? Perché è proprio in questo problema che risiede il rischio poi per la bolla. E il problema è la mancanza di liquidità. I fondi promettono rendimenti alti, prestano denaro, ma garantiscono anche la possibilità di ritirare il tuo denaro in determinati periodi, ad esempio ogni trimestre, ogni semestre e così via. Il problema dov'è? È che io fondo sto prestando denaro ad aziende e lo faccio per anni. Se do la possibilità a chi mi dà i soldi di ritirare ogni trimestre, ogni semestre, ogni anno, e beh, c'è un problema, perché se io presto 100.000 per 10 anni e dopo 3 mesi arrivano quelli che mi hanno dato quei 100.000 che ho prestato e mi dicono, oh, io li voglio 100.000, mi servono adesso, ecco che c'è un problema. Fino ad oggi la bolla è andata avanti. Il problema è che ora giganti come Blue Hole o Blackstone e così via stanno riducendo e bloccando i prelievi. Perché? Perché non hanno abbastanza liquidità. Hanno il denaro investito, prestato, e tra l'altro molto di questo denaro è in perdita perché si è prestato un sacco alle aziende tech che adesso con la I sono fortemente in perdita perché molti posti di lavoro sono stati distrutti dalla I. Pensa alle aziende che creavano dei software che davano appunto poi a terzi, e questi software ora sono interamente programmabili, costruibili con un click tramite AI da chiunque. Ecco quindi che si crea un problema. E boom, corsa agli sportelli e boom, private credit e private equity fino adesso stanno in piedi finché poi non sarà più conveniente fare esplodere la bolla e guadagnare dal crollo piuttosto che mantenere attivi quei prestiti. Esattamente come il 2008. È un po' diverso, ma coinvolge comunque dinamiche simili e ancora una volta il debito. E arriviamo poi all'ultima bolla, quella della I. No, la I non è una bolla perché crea produzione, crea produttività. Ok, anche il 2008 non era una bolla perché vendevano un sacco di case, però evidentemente qualche inghippo c'è. Questa è una bolla in realtà più simile alle .com se vogliamo, però coinvolge ancora una volta catene di prestiti, equity e tutta questa bella roba qui. E mi sto riferendo sostanzialmente a questo. Io ho per esempio Nvidia che produce dei chip. Nvidia investe ad esempio in ChatGPT. ChatGPT che cosa fa? Magari va a comprare roba da Oracle, perché gli serve più cloud, quindi gli serve il cloud. Oracle gli servono chip, quindi va a ricomprare chip
da Nvidia. Quindi magari Nvidia ha dato 1 miliardo qui a ChatGPT ha speso, che ne so, 500 milioni in Oracle, che ha ricomprato poi 1 miliardo di chip su Nvidia. Ecco, questo gioco qua, questa catena qui è quella che ti mostro in questa foto qua. Come vedi è un gran casino. Abbiamo degli investimenti sostanzialmente circolari tra grandi aziende come Nvidia, come Microsoft, come OpenAI, che si finanziano praticamente a vicenda, e quindi si crea un meccanismo in cui viene gonfiata artificialmente la domanda. Beh, il problema è che l'AI è in una fase di speculazione, di investimenti massicci, credendo in una sua espansione astronomica. Ipotizziamo per esempio un aumento delle spese, e non ti sto dando numeri a caso, ti sto dando numeri basati su ciò che effettivamente puoi sentire da fuori. Un incremento nel 2026 di spese per la progettazione AI di 2,52 trilioni di dollari vengono dati, e debito, o prestati tra aziende, col meccanismo che abbiamo visto adesso, o tramite banche, fondi, private credit, private equity, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema è che i ricavi sono molto più bassi. Ad esempio, OpenAI nel 2025 ha dichiarato 15 miliardi di entrate, che hanno investito 150 miliardi, cioè 10 volte di più. Ad oggi il settore AI sta bruciando letteralmente denaro in produzione, in crescita, in sviluppo, ma non sta fatturando abbastanza da rendere effettivamente quegli investimenti sensati. Questi soldi da qualche parte arrivano però. E quindi quali sono i problemi? Cioè quando può scattare, esplodere questa bolla, quando diventa sconveniente tenerla in piedi? Quando abbiamo obsolescenza o sovracapacità. Quindi oggi si stanno costruendo data center su scala globale enormi. Ma se le CPU diventano obsolete in un anno, o se la domanda non crescesse quanto previsto, queste infrastrutture perderebbero valore. Oppure problemi di liquidità o problemi di energia. Le aziende hanno difficoltà a trovare abbastanza energia da far funzionare a pieno regime questi data center. Oppure delusione del consumatore, perché i prodotti AI non sempre offrono un ritorno totale effettivamente sull'investimento, e questo può portare sul lungo termine stanchezza, e quindi un raffreddamento di quell'euforia che inizialmente ha detto wow che figo l'AI fa tutto lui, e in realtà poi però vediamo che potrebbe riportare un po' con i piedi per terra. In sintesi, l'AI oggi è una tecnologia reale, è una tecnologia estremamente interessante. Il problema è la finanza che la circonda, è l'euforia che si è legata attorno a questa tecnologia. Quindi la bolla potrebbe esplodere non perché l'AI è fallita. Nel 2008 non è che è esploso perché sono state distrutte tutte le case. No, è esplosa perché non era più conveniente tenerla in piedi a quei prezzi in quel momento, e potrebbe succedere la stessa cosa sull'AI, potrebbe succedere la stessa cosa sul private credit e potrebbe succedere la stessa cosa sul private equity, che tra l'altro insieme oggi cubano dei numeri impressionanti. E ti invito a dare un'occhiata su Google, cercare, e quando li vedrai dirai ah cazzo. Quindi questo è tutto, ti ho mostrato la storicità, ti ho mostrato perché le bolle esplodono veramente, o meglio perché la buona parte delle bolle esplodono, chi le fa esplodere, quali condizioni, e ti ho mostrato anche le bolle attuali in cui siamo immersi. E proprio in queste bolle bisogna tenere gli occhi puntati, consapevoli di ciò che è stato il passato. Il gioco è analizzare i numeri. La probabilità che queste bolle esplodano prima o poi è altissima, ma non per gravità, semplicemente per questione di interessi. Chi tira le file del gioco, e non sto parlando di complottismo, sto parlando di dati verificabili e reali da chiunque, a un certo punto potrebbe decidere di far crollare l'illusione, di guadagnare quindi appunto dal crollo della bolla che è stata gonfiata. Fammi sapere se il private credit, il private equity o l'AI sono effettivamente bolle secondo te, e che cosa potrebbe succedere nel caso in cui scoppiassero. Scrivilo qua sotto nei commenti. Ti lascio anche qua sotto nei commenti i video che ho menzionato in questo video qua, e che sono necessari per comprendere ciò che sta succedendo. Ti invito anche a condividere questo video il più possibile con i tuoi amici, familiari, parenti, con chiunque, affinché comprendano veramente cosa sta succedendo. Perché purtroppo quando le cose succedono come ci insegna il 2008, è proprio in quei momenti che vorremmo averlo saputo prima. Ecco, quali informazioni ci sono, quindi è importante che vengano condivise. È inutile tenersi le cose per sé, le cose che si studia per sé, è importante condividerle, quindi mi raccomando condividi questo video, lascia un like, lo so non è bellissimo chiederlo, ma è necessario per l'algoritmo, YouTube funziona così, se lasci un like,
mi scrivi un commento e condividi il video, YouTube mostra questo video a più persone perché dice oh guarda è interessante. Ed è questo il mezzo che noi abbiamo insieme per far crescere l'informazione finanziaria e mostrare veramente quello che succede dietro le quinte. Quindi ti ringrazio ancora per essere stato qui con me. Le bolle, sappiamo, non devono per forza scoppiare, ma quando scoppiano, nella maggior parte dei casi, non è casuale. Se ti stessi chiedendo che cosa guardare adesso, beh, qui abbiamo il video sull'illusione monetaria che stiamo vivendo. Questo è fondamentale per comprendere veramente il sistema in cui siamo immersi. Un altro video assolutamente essenziale. E di qua invece ti mostro la situazione attuale tra Cina e Stati Uniti e come questa situazione può impattare nel nostro portafoglio se la ignoriamo. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.